Ciao mamma, ciao papà, io sono Eugenio Roncoroni, chef del ristorante Al Mercato di Milano. Ci troviamo in via Sant'Eufemia 16 e siamo qui nella nostra cucina per preparare uno dei nostri grandi classici, ovvero l'hamburger. Partiamo dagli ingredienti principali. Questo è il nostro pane, la carne che è costituita da diversi tagli magri di polpa, i pomodori ramati, l'insalata iceberg tagliata molto sottile, la cipolla rossa di tropea sott'aceto e i cetrioli pickled. Lei è Francesca, la mia assistente, e adesso vi facciamo vedere come prepariamo il pane per i nostri hamburger. Abbiamo un impasto che è a base di burro, latte, farina e acqua. Facciamo delle pezzature più o meno da 200 grammi, le arrotondiamo bene in modo che siano più lisce e omogenea possibile. La modelliamo con le mani, gli diamo una bella forma, la passiamo nell'acqua, poi nei semi di papavero, poi di nuovo un po' nell'acqua e nei semi di zucca. Quando abbiamo fissato i semi mettiamo la pallina dentro gli stampini. Poi cuociamo in forno a 220 gradi per 15-20 minuti. Adesso noi triteremo la nostra carne, la selezione di carne è fatta dal nostro macellaio Sergio Motta, che prende pezzi di polpa magra da mucche di età diverse di modo da intensificare il gusto. Adesso gli daremo una seconda passata nel nostro tritacarne di modo da renderla più morbida e da distruggere magari le ultime fibre fastidiose. Adesso andremo a cuocere e ad assemblare il nostro hamburger. Compatteremo la carne di modo da poterla cuocere in modo uniforme sulla nostra griglia. Facciamo una pallina di circa 200 grammi e la compatteremo il più possibile, ma con le mani di modo che abbia una forma più naturale. A questo punto la passiamo nell'olio extravergine e la metteremo sulla griglia. L'olio extravergine è già salato di modo da non sporcare troppo la griglia. Quando si cuoce la carne su una griglia o su una piastra, o in generale quando si cuoce la carne, muoverla il meno possibile, quindi dare il tempo necessario alla carne di cuocere di modo che la carne non si strappi o non perda i suoi succhi. Quindi avere sempre molta pazienza e dare al tempo agli ingredienti di cuocere in modo uniforme. Andremo a fare il primo giro di 45 gradi, di modo da dargli anche una bella estetica. Secondo me il miglior modo per assaporarla è leggermente più verso il medio, di modo che trattenga bene i suoi succhi e non vada a rovinare, diciamo, tutto il resto. Adesso andiamo a girare la burger. Come si vede dalle trame la carne è bella caramellata e vedremo che non opporrà assolutamente resistenza. Andremo a ripetere la stessa operazione di prima, stando attento da questo punto in poi alla cottura della carne. Andiamo a girare di altri 45 gradi. Andremo a controllare la cottura con un coltello. E poi andando ad appoggiare la parte inferiore del labbro, che è una parte molto sensibile del nostro corpo, ma che ci aiuta a capire diciamo la cottura esatta del nostro hamburger. Il nostro hamburger è pronto e andiamo con l'assemblaggio. Adesso andremo a tostare il nostro pane, che possibilmente andrebbe tostato sulla griglia di cottura della carne di modo da assorbirne anche un po' i sapori. Tagliamo il pane lasciando la parte inferiore leggermente più alta di quella superiore. Andremo a mettergli anche del burro chiarificato e adesso andiamo a metterlo sulla griglia. Pochissimi minuti. Faremo anzi la stessa operazione della carne, cioè lo andremo a girare a 45 gradi, come se fosse una polpetta. Ci siamo, il nostro pane è pronto. Pane, carne, il pomodoro, l'insalata, cipolla, il cetriolo, la salsa di cui non sveleremo la ricetta, e così il nostro hamburger è finalmente pronto. Per mangiarlo togliamo il nostro stecchino, anche perché molti lo prendono dal lato e sbagliano, perché in realtà poi esce tutto da dietro tendenzialmente, mentre invece è molto importante la tecnica. L'ho preso bene dietro. Non abbiate paura di sporcarvi le mani o i vestiti.
sono ancora bravo a farli.